Io sono Brunella Meschini e lavoro all'azienda di famiglia, Piantagioni del Caffè, dove mi occupo di ricerca e sviluppo fondamentalmente, quindi di una parte per me molto molto divertente, anche perché io vengo da una formazione di tipo scientifico, quindi riesco in parte ad applicarla al mondo anche della torrefazione. Mi chiamo Mario Biali, sono il fondatore e CEO di Timus, è un'azienda la nostra che si occupa di neuroscienza, in particolare di neuroscienza multidisciplinare e quindi con un approccio anche culturale, etnografico e antropologico nel mondo del food and beverage. Le Piantagioni del Caffè nasce nel 1994 da un gruppo di visionari per l'epoca, perché insieme decisero di fare caffè con delle storie dietro, cioè un caffè che fosse non solo buono dal punto di vista organolettico, ma anche sostenuto da un percorso di tracciabilità insieme ad una storia reale di persone. Noi negli anni abbiamo cercato sempre di portare avanti questo messaggio, cioè di un caffè di alta qualità supportato da una storia e da tracciabilità, ma anche e soprattutto di costruire un rapporto diretto con i produttori e quindi poter interagire con essi e cercare di lavorare insieme per migliorare sempre sia il rapporto che il prodotto. È un'azienda che negli anni è cresciuta, ma ha mantenuto una mentalità artigianale strutturata, se così si può dire. È un po' il nostro forte, è dare metodo all'artigianalità, perché crediamo che il metodo sia fondamentale sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista della ricerca, della produzione e anche della vendita, perché senza metodo è difficile andare avanti. Questa è ciò in cui crediamo profondamente. Cerchiamo di portare i specialty coffee in maniera abbastanza semplice al consumatore finale, così da invogliarlo a crescere dal punto di vista di formazione culturale del gusto, senza però tediarlo come spesso succede in questo mondo. E questa è un po' la nostra mission, quindi portare i specialty coffee al consumatore in maniera semplice e divertente. Quando abbiamo incontrato le Piantagioni del Caffè abbiamo trovato uno spirito molto affine al nostro, un'azienda che ha voglia di continuare a fare con metodi contemporanei e con intelligenza e anche con grande allegria e gusto di farlo, cose molto legate a una tradizione solida, a conoscenze solide. Il mondo del caffè è un mondo gigantesco, infinito. Le Piantagioni del Caffè in questo mondo hanno scelto di fare un lavoro estremamente qualitativo e in questo siamo aziende dallo spirito e dalla cultura affine. E allora abbiamo deciso di intraprendere un percorso nel quale noi portiamo delle competenze, delle conoscenze e loro una montagna di loro competenze e conoscenze. È entusiasmante intraprendere questo cammino e credo che avremo molto da imparare e credo anche che il mondo scoprirà cose nuove grazie a questa collaborazione. Allora, se io devo immaginare cosa mi piacerebbe da questa collaborazione insieme a Timus, immagino ad un rapporto di apertura totale nei confronti delle domande da farsi. Non è facilissimo da spiegare questo, però io non mi immagino di avere un risultato concreto di ricerca fra un anno, perché le ricerche sappiamo che soprattutto quelle di base possono portare ad un risultato concreto da raccontare, così come anche a un non risultato che è pur sempre un risultato ma è più difficile da far capire. Io mi aspetto un'apertura totale nei confronti di quella che è la domanda da farsi a monte per andare a ricercare un qualcosa. Quindi lavorare insieme per farsi la domanda corretta, che spesso è la cosa più difficile. Tutto ciò che poi ne discende è un discorso di processo, che se ben strutturato è più facile, passatemi in termini tra virgolette, ma qual è la domanda giusta da farsi, cosa vogliamo andare a cercare, perché lo stiamo facendo? Ecco, questo io mi aspetto da qui a un anno che riusciamo a farlo insieme in maniera costruttiva, quindi non tanto un risultato concreto, quanto la domanda giusta da farsi per poi svilupparla insieme. Che cosa ci aspettiamo da una ricerca come questa e da un progetto come questo? Beh, innanzitutto ci aspettiamo di bere un sacco di ottimo caffè da qui alla fine dell'anno di lavoro fatto insieme. Seriamente parlando, credo che l'esito di una ricerca come questa sia quella di mettere un tassello prima ancora metodologico che di contenuto, vale a dire dare un contributo a cosa significa oggi utilizzare le neuroscienze in chiave multidisciplinare per rispondere a domande molto più generali che quelle semplicemente relative al
prodotto che piace più o meno e a chi piace più o meno. Qui la domanda di fondo è perché e come si può capire l'essere umano che beve caffè in base alla sua cultura e alla sua storia. E allora diventa veramente importante che il risultato sia questo. Io spero e mi auguro che questa sia la prospettiva e sono certo che in questa prospettiva questo viaggio sarà un viaggio avventuroso e molto stimolante.